Eccoci nuovamente in concomitanza di quel periodo dell'anno, il Black Friday, in cui ho la possibilità di testare nuovissimi prodotti di EcoFlow. L'anno scorso vi avevo presentato EcoFlow Delta 3 Plus, quest'anno vi parlo di EcoFlow Delta 3 Max Plus, una versione ancora più potente di un impianto che a me è piaciuto molto, che ho tenuto e che tuttora utilizzo in casa come piccolo gruppo di continuità. Questo è un impianto ancora più evoluto, più potente. Abbiamo una power station portatile, tra virgolette, è una power station dal peso di 22 kg, significa che sì, si può trasportare abbastanza facilmente, soprattutto grazie alla ergonomia alle maniglie. Considerate che comincia già ad essere una power station un po' pesante. 2 kWh di accumulo, 3 kW di potenza nominale. Per darvi un'idea, in casa normalmente si ha 3,3 kW di potenza nominale, quindi ci attestiamo più o meno sulla stessa potenza del contatore domestico e di conseguenza si possono fare praticamente le stesse cose. Si possono fare andare in concomitanza sia elettrodomestici che generano calore, quindi bollitori, boiler, stufette, assieme ad altri elettrodomestici dal consumo un po' più morigerato. Io oggi vi ho dato questa dimostrazione di utilizzo pratico perché avevo bisogno di fare a pezzi delle brande metalliche vecchissime che avevo qui in baita, che occupavano molto spazio, e con il flessibile le ho tagliate. Nel frattempo sto caricando la moto elettrica che era al 50% di capacità e adesso l'ho caricata praticamente quasi al 100%. Ecco, qui abbiamo già un'indicazione un po' pratica per quanto riguarda l'autonomia, quanto sono 2 kWh. Adesso vi dico quanto mi rimane. Sono in questo momento al 42% di batteria residua sul Delta 3 Max Plus. La moto, vi dico subito a che punto è. La moto è praticamente ormai carica al 96%. Quindi facendo ricarica e lavoro col flessibile mi resta ancora un 40% di batteria. Siccome voglio scaricarlo completamente, adesso andrò anche a utilizzare qualcos'altro, magari utilizzo un po' il boiler o mi faccio un tè caldo con il bollitore. Di questo tipo di impianti, e in particolare degli impianti di EcoFlow, ho già parlato ampiamente e vi posso dire che più o meno le differenze sostanziali tra un modello e l'altro sono ormai minime. Si tratta di un po' di potenza in più, un po' di autonomia in più, maggiore ingresso dal fotovoltaico. La chimica delle batterie, per esempio, ormai è praticamente sempre quella, da litio ferrofosfato, perché sappiamo che al momento è la tecnologia migliore, quella più duratura. Sono le stesse batterie che vengono utilizzate nelle automobili, batterie che ci vengono garantite da EcoFlow per 5 anni e che possono durare per molti anni. Si parla di 10 anni, ma in realtà si può andare molto oltre, perché dopo queste diverse migliaia di cicli di carica-scarica completa, le batterie poi manterranno un'autonomia di circa l'80%, quindi non è che poi dopo vengono buttate via. Se andiamo a dare un'occhiata a livello hardware a questa EcoFlow Delta 3 Max Plus, possiamo notare che abbiamo 4 Sciuco, il solito display molto semplice e molto chiaro, una USB Type-C da 140 watt, questa è un pochino l'innovazione, quindi una presa USB estremamente potente, 2 prese USB Type-C da 45 watt, una USB di tipo A da 18 watt. Abbiamo 3 pulsanti nella parte superiore per gestire le uscite. La centrale è estremamente silenziosa anche quando stiamo lavorando con alti carichi, è davvero molto silenziosa. Adesso comunque vi farò sentire cercando di sovraccaricarla un pochino. E l'estetica, devo dire, è quella di EcoFlow,
è molto bella. Ecco, vi faccio anche capire un po' la fatica che faccio, vedete, per muoverla. 22 kg, quindi come vi dicevo non è leggerissima, però si trasporta relativamente in modo facile. Qui abbiamo altre uscite che si possono attivare sempre con il pulsante: uscita dell'accendisigari, uscita di un connettore e la porta per le batterie ausiliarie, perché come vi ho già detto questa centrale si può espandere fino a 10 kWh, rendendola a tutti gli effetti un impianto di accumulo tranquillamente domestico. Con 10 kWh ci possiamo praticamente scollegare dalla rete, quantomeno in modo quasi certo in contesti come il mio. Io qui ho un accumulo di 12 kWh e anche in inverno riesco praticamente sempre a fare praticamente tutto. L'importante è dimensionare correttamente l'impianto fotovoltaico. A tal proposito, qui sopra abbiamo gli input del fotovoltaico: 11-60 volt la tensione, corrente 18 ampere massimo. Quindi abbiamo due ingressi. 1 kW di ingresso dal fotovoltaico, davvero tanto, considerando che è una centrale piccolina. Quindi noi con 2 kWh, 3 kW di potenza, che poi diventano 3,6 con la funzione X-Boost, possono diventare insomma anche di più, perché EcoFlow tramite delle funzionalità software è in grado di darci potenza nominale in più, ma attenzione, modificando l'onda sinusoidale. Quindi il mio consiglio: tenetelo così, 3 kW di potenza, che tanto fate tutto, non vi serve più potenza di questa e siete già a posto e avete una bella corrente pulita. E se riuscite a farvi un bel impiantino da 1 kW abbondanti, perché potete fare tranquillamente overpaneling, quindi far entrare puliti questi 1000 watt, state tranquilli che la centrale si ricarica davvero in modo molto molto rapido. Quindi durante la giornata potete lavorare quasi ininterrottamente, potenzialmente, se avete una buona esposizione solare e se la giornata è buona, e mantenere la corrente per le luci per la notte fino ad arrivare al giorno dopo. L'ingresso della corrente alternata è un selettore che ci può far scegliere se ricaricare in modo rapido o meno. In modo rapido, 3/4 d'ora, la centrale arriva praticamente all'80%, quindi ricarica super rapida. Gruppo di continuità anche lei, anche migliorato, quindi ha un tempo di ingresso come gruppo di continuità inferiore ai 10 millisecondi, ed è anche una power station che non è impermeabile, non ha una certificazione IP per essere esposta agli agenti atmosferici, ma è talmente solida, talmente ben progettata che comunque EcoFlow ci garantisce che è protetta contro lievi schizzi, contro l'umidità, contro la salsedine e può anche operare in temperature molto basse come meno 10 gradi. Quindi vediamo che nel frattempo, anno dopo anno, le migliorie che si fanno alla qualità delle batterie, alla qualità del BMS che gestisce tutta la batteria, migliorano sempre di più. E a tal proposito vi faccio vedere anche adesso brevemente l'applicazione di EcoFlow. EcoFlow ha una delle migliori applicazioni in assoluto dal mio punto di vista, perché ha tutto poi un ecosistema di apparati che si possono collegare a questa power station, tra le quali magari il fotovoltaico da balcone, oppure un generatore intelligente, che spero prima o poi di riuscire a recensire. E quello che ho notato dall'applicazione è che, oltre ad avere un'interfaccia molto bella, è diventata incredibilmente reattiva. Cioè io clicco e istantaneamente la centrale risponde senza avere il minimo delay. Questa è una cosa che è migliorata nel tempo, devo dire.
Quindi tramite l'applicazione possiamo tranquillamente effettuare aggiornamenti firmware, la centrale è sempre aggiornata, e comandarla da remoto, sia in Bluetooth che col Wi-Fi. Quindi è un impianto che noi possiamo gestire anche lontanissimi da casa. Non vi sto a dire tutte le funzionalità dell'applicazione, possiamo selezionare per esempio la ricarica rapida della corrente alternata, adesso è al massimo, ma possiamo selezionare noi quello che vogliamo, vogliamo una ricarica più lenta, non abbiamo fretta di ricaricarla così velocemente, possiamo farla anche più lenta. Funzione X-Boost, che io adesso disattivo perché è una funzionalità che c'è ma a me non serve in questo momento. Memoria della porta d'uscita, noi lo installiamo in baita questo impianto, capita una settimana di brutto tempo, la centrale muore, a differenza di altri impianti che necessitano l'azione manuale per la riattivazione degli switch, quindi per riattivare le porte in uscita. Questa centrale mantiene la memoria, quindi non so, impostiamo 20%, quando il fotovoltaico carica e fa tornare la centrale al 20%, da quel momento si riattiveranno le porte come le avevamo impostate noi e darà alimentazione, quindi non so, per esempio a un modem, e torneremo a poter comandare la nostra centrale che nel frattempo si era scaricata completamente. Possiamo impostare limiti di ricarica, scarica, possiamo anche impostare storm guard, cioè se c'è un preavviso di temporale la centrale si ricarica in modo da tenere una riserva di energia in caso di blackout e così via. Tante funzioni, applicazione davvero molto molto bella, fatta davvero bene, e ve lo dico, la uso già da ormai qualche anno, è sempre migliorata. Altre cose da dire su questa Power Station, in realtà penso che abbiamo detto tutto. Adesso vado a collegare il boiler e la carriola elettrica, così la finisco proprio di scaricare e proverò a farvi sentire anche la rumorosità. Ho appena notato una vistosa macchia di sporco sulla mia faccia, ma d'altronde qui non è un set cinematografico, non ci sono truccatori, qui la dimostrazione ve la fornisco in real time, reale, mentre lavoro, e quindi lavoro e ci si sporca. Ok, adesso vado a collegare, per finire questo 40% di batteria residuo, la mia carriola elettrica e il boiler dell'acqua calda, che è quello che sicuramente consuma di più. In questo momento siamo arrivati a un consumo di 1549 watt, cioè capite che anche utilizzando più apparati contemporaneamente si fa davvero fatica ad arrivare ai 3 kW. Ripeto, 3 kW è la potenza del contatore di casa. Per aumentare ulteriormente il sovraccarico, perché vedo che praticamente la ventola adesso sta andando già da un po' di minuti a scaldare il boiler, la ventola praticamente non si sente. Silenziosità estrema. Proviamo a sovraccaricarlo in modo da vedere se si attiva una ventola magari più potente, vediamo. Adesso siamo a 2,6 kW di erogazione, quindi siamo ancora a 400 watt sotto. Abbiamo la carriola in ricarica, il boiler che sta riscaldando l'acqua e l'asciugacapelli. 2,8 adesso perché non mi faceva contatto il cavo della ricarica della carriola. Ok, basta, credo di averla sollecitata a sufficienza, anche perché siamo al 5% di carica residua, abbiamo utilizzato tutta la carica praticamente e non è cambiato niente, è davvero silenziosissima.
L'ho portata praticamente al limite della sua potenza nominale standard senza X-Boost. La silenziosità è rimasta quella, non è cambiato. Siamo al limite ormai, è finita quasi completamente la batteria, 4%, sta ancora erogando 1,72 kW e il nostro boiler è arrivato praticamente a temperatura 56, io devo raggiungere i 60 e sicuramente con quel pochino di ricarica che ci rimane ce la faremo a raggiungere i 60. Prima di trarre le conclusioni su questa nuova EcoFlow, ancora due caratteristiche tecniche di cui non vi ho ancora parlato. La Smart Output Priority, cioè la possibilità di collegare per esempio due apparati diversi, un frigorifero e un condizionatore, e dare la priorità a quello più importante, quindi per esempio il frigorifero. Se la centrale arriva a una determinata soglia che decidiamo noi, dà priorità al frigorifero, cioè a quel punto stacca il condizionatore e dà la restante parte di energia al frigorifero, che è più importante in base a quello che decidiamo noi. Altra cosa, ovviamente, oltre alla ricarica dal fotovoltaico, dalla corrente di rete, può essere ricaricata con generatore, in combinazione con fotovoltaico e corrente alternata, tutte le solite modalità di ricarica rapida. EcoFlow è secondo me un brand che fa cose di qualità, ne ho già testate diverse, le utilizzo quotidianamente perché, ripeto, ne ho una che mi è piaciuta molto, soprattutto per leggerezza, e che sarà in promozione per il Black Friday, EcoFlow Delta 3 Plus, che utilizzo quotidianamente anche da trasportare in giro. Questa è una sorella un po' più grande, però al pari, se non meglio ovviamente, perché appunto è un po' più grandicella. Controllate sempre in descrizione perché potrebbero esserci dei codici di sconto da utilizzare anche al di fuori dal periodo del Black Friday. Ringrazio EcoFlow per avermi dato la possibilità di testare questa nuova Power Station. Vi ricordo di iscrivervi al canale, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Luca!